Quando si parla di vacanze in Val Isarco, la zona di Chiusa è sicuramente un must, specialmente in autunno, dove si vive appieno la raccolta delle castagne, la degustazione di piatti tipici con il vino novello del tradizionale Torgelen. Ci troviamo a Chiusa, siamo nel cuore della Val Isarco ed oggi ci apprestiamo a percorrere l'ultimo tratto del Sentiero del Castagno, da Chiusa a Bressanone. Lungo questo percorso attraverseremo luoghi suggestivi come Castel Bronzolo, il monastero di Sabbiona, Castel Velturno e la pittoresca chiesa di San Cirillo, nei pressi di Tiles. Quindi bando alle ciance, abbiamo la pancia bella piena e siamo pronti per partire per questo bel giro. Qui ha inizio il Sentiero del Castagno e adesso andiamo al monastero di Sabbiona. Con una breve camminata siamo arrivati a Castel Bronzolo, chiamato anche Torre del Capitano. Fu costruito attorno al 1250 dai signori di Sabbiona. Il castello non è visitabile, in quanto è un'abitazione privata. Siamo saliti al monastero di Sabbiona. Il posto è meraviglioso, sorge su una rupe sopra l'abitato di Chiusa. Il Monte Sabbiona, con il suo monastero, è considerato l'emblema della Valle Isarco e rappresenta l'acropoli del Tirolo. Da oltre 3 secoli Sabbiona è un monastero benedettino di grande importanza spirituale nel Sud Tirolo. Fu sede vescovile del Tirolo prima dello spostamento della sede a Bressanone attorno all'anno 1000. Ad eccezione di alcune modifiche fatte attorno al 1890, l'aspetto esterno del monastero, con le sue chiese e la cinta muraria merlata, ha mantenuto praticamente la sua forma originaria. Per oltre 300 anni questo monastero è stato dimora delle suore benedettine, che vivevano in clausura assoluta. Alla fine del 2021 le suore si sono trasferite in altra sede e attualmente il monastero è gestito dalla diocesi di Bressanone-Bolzano. Adesso proseguiamo il nostro cammino e andiamo verso Velturno.
Siamo alle porte di Velturno e abbiamo trovato un posto dove poter degustare le castagne, veramente squisite. Siamo arrivati a Velturno e qui ci troviamo davanti all'omonimo castello. Questo edificio fu costruito nel tardo XVI secolo e sorprendentemente ha mantenuto la sua integrità fino ai giorni nostri. Il castello era la residenza estiva dei principi vescovi di Bressanone ed oggi è considerato il monumento più prezioso dell'Alto Adige. Il castello è visitabile da marzo fino ai primi di novembre, oggi purtroppo è chiuso. Lasciamo il paese di Velturno e continuiamo la camminata sul sentiero del Castagno. The color of your eyes, pattern on your shirt, the shape of your shadow, the rest just a blur. I try so hard to remember. Siamo arrivati alla splendida località di Tecelinda con le sue due chiese, San Giovanni Evangelista e San Nicolò. Adesso sempre avanti e andiamo verso Pinzago. The way you wore your hat when it got cold. Somehow I'm forgetting the details of your face. Superato l'abitato di Pinzago, siamo venuti a vedere la chiesa di San Cirillo. Questa chiesa era già menzionata in un documento storico del 1283 e con tutta probabilità è stata costruita sulle fondamenta di un precedente edificio pagano. Da Pinzago adesso ci portiamo verso la città di Bressanone. Always cried when I came back home. That look was in your eye, no sinner could atone. No mountain I could climb could lift me to your height. The funny thing about memory is what we leave behind. Funny thing about memory. Siamo arrivati a Bressanone, esattamente ci troviamo in Piazza Duomo e abbiamo concluso la quarta tappa del Sentiero del Castagno. Ora dobbiamo fare il ritorno a Chiusa, il nostro punto di partenza. Ma in che modo? A piedi? Andiamo alla stazione di Bressanone e prendiamo il treno. Questo tratto di percorso è stato meraviglioso, grazie anche ai colori dell'autunno. Un bel percorso tra natura, storia e anche gastronomia. Nel complesso l'itinerario è facile, non presenta difficoltà, è solamente un po' lungo. Se volete farvi una bella scorpacciata di castagne, ovviamente il consiglio è quello di farlo in autunno. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!